Salve, benvenuti a questo quarto video sul business management, business administration e management dedicato al mondo dell'arte e al mondo dell'artigianato. In questo quarto video cercheremo di andare a analizzare quello che è l'ultimo punto del nostro piano, che è la parte finanziaria. La parte forse più noiosa, la parte più complicata, la parte che molte volte obbliga le persone a fare un passo indietro nell'andare a sviluppare un progetto di impresa, sia per una questione di confusione, sia anche per delle paure che arrivano quando si comincia a parlare della parte finanziaria, il rischio che si può avere nell'andare a fare un determinato investimento, la non sicurezza del ritorno del proprio investimento, il tempo che ci si deve andare a mettere in gioco. In questa fase cercheremo di andare a capire che cos'è la parte finanziaria, quali sono gli elementi più importanti da tenere in considerazione quando si fa un investimento, per cercare di andare a limitare quanto più possibile queste paure. In generale vorrei dirvi che diventa fondamentale la condivisione, avere all'interno del team o comunque nel gruppo delle persone che si occupano delle idee, che hanno condiviso queste idee, delle persone che hanno delle competenze finanziarie, diventa importante anche per cercare di capire la stessa terminologia. Avvalersi di consulenti, fare delle consulenze, fare dei test diventa una cosa importantissima per evitare di arrivare al momento dove ci si scoraggia, dove si vede che quell'idea non è più possibile da portare avanti e si torna indietro abbandonando quell'idea che possibilmente poteva essere qualcosa di vincente sul mercato. Parliamo della parte finanziaria. In generale in economia, quando noi parliamo di parte finanziaria, dobbiamo dividere il mondo dei costi dal mondo dei ricavi. Per una facilità di ragionamento noi li chiameremo entrate ed uscite. Le entrate sono tutto il denaro che noi riceviamo dalla nostra attività, quindi per la vendita, per le sponsorizzazioni che abbiamo, in generale tutto il denaro che entra all'interno della nostra organizzazione. Le uscite sono tutti i costi, quindi tutto il denaro che va fuori. In questa prima fase noi ci concentreremo su quelli che sono i costi. I costi fondamentalmente vengono divisi in due mondi separati. Una prima parte riguardano i costi di gestione. Sono quei costi che si hanno quando si avvia l'attività imprenditoriale. Pensate agli stipendi dei dipendenti, pensate alle utenze, le luci, eccetera, agli affitti dei locali, alle tasse che devono essere pagate. Questi costi di gestione sono dei costi che in generale ogni anno si ripetono e che quindi noi abbiamo in maniera consecutiva. Ma la parte più importante quando si va a strutturare un'impresa, i costi di gestione sono anche importanti, ma diventa fondamentale cercare di capire che tipo di investimenti bisogna fare. Gli investimenti rappresentano quei costi di medio-lungo periodo che ci permettono di sviluppare la nostra idea di impresa e si chiamano anche costi di struttura, nel senso che ci danno la possibilità di andare a strutturare tutta quella che è l'organizzazione della nostra impresa. In termini di investimento naturalmente dipende da che tipo di impresa noi andiamo a creare. Anche qui nel mondo dell'artigianato e nel mondo dell'arte bisogna fare delle differenziazioni, perché dobbiamo capire se abbiamo bisogno di macchinari, se abbiamo bisogno di particolari strumenti per riuscire a creare il nostro prodotto, oppure se non abbiamo bisogno di tutto questo, ma abbiamo bisogno più di tutta una serie di strutture immateriali, come può essere il web per esempio. Diciamo che in alcune idee imprenditoriali i macchinari sono rappresentati da macchine che tagliano, cuciono o fanno delle cose. In altre strutture imprenditoriali siamo nel mondo virtuale, quindi ci avvaliamo soltanto ad esempio del web. Tenete questa distinzione ad esempio per concepire la differenza fra quello che è la produzione e la vendita di un prodotto di artigianato o la produzione e la vendita di un prodotto artistico. In termini di investimenti, qua diventa fondamentale riuscire a capire nelle fasi iniziali di che tipo di investimenti noi abbiamo bisogno per la cosiddetta fase di start-up. Cosa mi serve per riuscire ad avviare questa idea di impresa, per riuscire a avviare questa attività? Quali sono quegli elementi fondamentali che io devo riuscire ad avere immediatamente per dedicarmi alla produzione di questo prodotto, di questo servizio che verrà destinato al mio mercato? Nelle fasi di start-up noi dobbiamo andare ad identificare quali sono tutta una serie di costi strutturali, quindi
i costi più importanti, le cose che costano di più, da tutta una serie di altri costi che sono accessori, cioè che servono per mantenere questi costi un po' più grandi. Immaginiamo, per semplificare, allo spazio di cui noi abbiamo bisogno per andare a sviluppare quest'idea. Abbiamo bisogno di uno spazio dove fare dei lavori, dove trasformare la materia prima, dove fare degli elaborati, dove dipingere, dove scolpire? Oppure non abbiamo bisogno di tutto questo perché ci servono soltanto dei canali di vendita? Questo è un primo punto da tenere in considerazione. Se abbiamo bisogno di questi spazi, allora un investimento importante sarà o l'affitto o l'acquisto di questi locali. In maniera prudenziale, nello startup di impresa, il consiglio è quello di partire con delle strutture leggere. Non pensiamo immediatamente di andare a comprare uno stabile per andare a fare la nostra attività di impresa, andare in una banca e andare a chiedere milioni di euro, perché dobbiamo riuscire a capire se e quanto questa idea effettivamente è realizzabile e quanto effettivamente è in linea con quelli che sono i bisogni del mercato. Tutta un'altra serie di costi riguardano gli strumenti che noi dobbiamo utilizzare. Di che strumenti abbiamo bisogno? Se siamo artigiani o se siamo artisti, pensiamo allo strumento tipico del nostro lavoro, tutti quelli che è la strumentazione che ci serve per andare a creare il nostro prodotto, oppure quegli strumenti che indirettamente servono per la promozione e la commercializzazione del nostro prodotto. Pensiamo ai computer, pensiamo ai telefoni, pensiamo a tutti quegli accessori, per esempio di informatica, che ci possono servire e che sono fondamentali per far partire la nostra attività imprenditoriale. Pensiamo a quali sono tutte quelle autorizzazioni di cui noi abbiamo bisogno, quali sono tutti quegli elementi legali, di contratti, di permessi, di concessioni che noi dobbiamo avere per riuscire a far partire la nostra idea. Infine, altro elemento importante, pensiamo a quelle che sono tutte le consulenze esterne di cui noi ci dobbiamo avvalere per cercare di lanciare quest'idea, le consulenze fiscali, le consulenze amministrative, tutto quello che riguarda l'ambito della legge, perché la nostra impresa possa nascere e possa essere condotta durante il corso degli anni. Questi rappresentano una prima parte di costi strutturali fondamentali perché io possa far partire la mia idea di impresa. Naturalmente non sono soltanto questo, perché vi ripeto che a seconda della tipologia di impresa che noi sviluppiamo ci saranno tutta una serie di costi specifici. Se io sono un fotografo avrò bisogno della macchina fotografica, del cavalletto, delle luci, dell'impianto audio. Se io sono un pittore avrò bisogno sicuramente di altri strumenti. Quindi cerchiamo di andare a pensare in termini generali quali sono tutti quei fattori comuni che mi permettono appunto di lavorare e di iniziare la mia attività. E poi andiamo a vedere nel particolare quali sono tutte queste voci di costo. Tutte queste voci di costo che abbiamo identificato devono essere identificati proprio in termini monetari, cioè noi dobbiamo capire quanto ci costa riuscire ad avere tutti questi strumenti di cui noi abbiamo bisogno, quanto ci costa l'affitto dei locali, quanto ci costa acquistare o affittare dell'attrezzatura, quanto ci costa tutta la parte legale, quindi i contratti, la registrazione di un marchio, la registrazione dell'impresa e tutte quelle che sono le consulenze esterne per il mio commercialista, avvocati eccetera. Questi li dobbiamo delineare, stiamo parlando della parte finanziaria, li dobbiamo delineare proprio in termini di denaro, cioè dobbiamo quantificare, mettere un numero alla fine per andare a identificare quanto ci costa tutto questo. Parallelamente ci saranno tutta una serie di costi di gestione, cioè dei costi che noi avremo ogni anno e che si ripeteranno per far sì che la nostra impresa possa continuare. Pensiamo alle collaborazioni, se noi abbiamo bisogno di persone che lavorano per noi, che portano avanti questa idea di impresa, al nostro stipendio. Quando noi iniziamo questa idea di impresa dobbiamo anche valutare il nostro tempo come una voce di costo, cioè quanto costa il mio tempo che io spendo all'interno di questa attività imprenditoriale. Questa diventa un'altra voce di costo che riguarda le risorse umane. Le risorse umane possono essere, anche qui, a seconda della tipologia di impresa, 1 o 1000. Dipende proprio da quello che dobbiamo andare a fare, dipende da dove vogliamo partire e quanto vogliamo crescere, dipende quanto ci vogliamo allargare sul territorio. Sono tutta una serie di variabili che devono essere testate, preventivate all'inizio, ma che devono essere testate sul campo. Sicuramente una prima voce di costo che dovete inserire nelle risorse umane siete voi stessi.
Cioè, capite quanto costa il vostro lavoro, quanto verrebbe pagato il vostro lavoro all'interno delle altre realtà, e anche questa diventa un'altra voce di costo che voi dovete andare a inserire. Lavorando un tot di ore al giorno per tot i giorni al mese, io vado a creare una voce di costo mensile che poi mi viene ripartita per tutto l'anno. Di cosa ho bisogno io per andare a creare il mio prodotto? Se noi pensiamo all'artigianato, il legno, il ferro, i colori, tutte queste sono tutte materie prime che io acquisto, sono costi di gestione perché io le acquisto sempre e che mi permettono di andare a creare questo mio prodotto finale.